È la tua prima esperienza in una fiera? O vorresti comunque dei consigli su come sulle fiere? Bene, questo qui è il video che fa per te. In questo video di cose da cosplayer parlerò proprio di questo. Ma prima, sigla! Ciao, io sono Yamili e adoro gli anime manga, disegnare in stile giapponese e fare cosplay da circa 10 anni. In questo video parlerò delle fiere. Le fiere in Italia sono tante, ci sono quelle grandi ma anche quelle piccoline. Come primo consiglio ti consiglio di controllare la pagina Facebook o Instagram che si chiama Cosmunit col trattino in basso. La trovi qui sotto nei link in descrizione. È molto utile, vi sta ogni settimana una scaletta che ti fa vedere le fiere del weekend, vari tutorial e tanto altro ancora a tema cosplay. Come scegliere la fiera? Io scelgo la fiera in base al cosplay che devo portare o viceversa, perciò devo valutare molto com'è la fiera per capire anche che cosplay posso portare. Io in fiera ci vado solitamente con un trolley perché mi trovo più comoda e anche principalmente perché io in fiera ci vado quasi sempre con il treno, pochissime volte mi portano i miei, perciò in treno voglio viaggiare comoda. E sì, puoi anche andare in treno vestita in cosplay, ma io te lo sconsiglio perché poi quando magari la mattina sei piena di energia, vabbè, però quando torni a casa farà freddo o no, non ti sarai sentita bene, che ne so, qualunque altra cosa, perciò un cambio è sempre davvero utile averlo. Io prima di andare in una fiera preparo molte cose. Prima di tutto controllo il sito della fiera per capire bene com'è la fiera, dove si trova, quanto è grande eccetera. Se c'è una pianimetria la prendo e la guardo perché mi trovo meglio a sapere subito prima di arrivare dove sono i camerini, se la fiera ha un guardaroba. Sì, magari il guardaroba ti costerà qualcosa, però sei sicuro che quello che lasci lì è custodito, non come nei camerini che qualcuno potrebbe aprire la tua roba, non è proprio il caso. Perciò controllo quelle cose lì e un'altra cosa che controllo è se si può fare il biglietto online. È molto utile perché così ti fai il biglietto, magari lo paghi anche meno e la maggior parte delle volte non fai la coda e riesci a entrare. Poi in fiera adesso viene anche molto di più, perciò funziona meglio così per me. Punto 2 è cosa portarmi insieme. Io a seconda della fiera vado o con una borsetta o con uno zaino. Lo zaino solitamente quando porto un cosplay che ha una parrucca corta o comunque un cosplay molto semplice, no? Perché se no con dei cosplay con le maniche grosse, con gli accessori e tutto, lo zaino risulta davvero scomodo. Io di solito, soldi, carta d'identità, tutta quella roba lì che è importante sempre averla dietro. Poi mi porto un kit con spille da baglia, forcine, tutte quelle cose lì che possono essere utili. Un kit di cucito, anche se non sono brava in cucito, può essere sempre utile, perciò ve lo consiglio. E poi mi porto dello zucchero perché potrei avere dei cali di pressione, non si sa mai, ed è sempre meglio averlo perché se trovi qualcuno che non sta bene. I cerotti, mi è già capitato di trovare qualcuno che si era fatto un graffietto o qualcosa e i cerotti sono sempre veramente utili da portarteli dietro. Dell'acqua, se puoi portartela, o massimo te la compri in fiera.
e tutto quello che può essere utile per il personaggio. Magari gli accessori, invece di mettere nel trolley, li metto nella borsa o nello zaino. Beh, nello zaino mio c'è anche la telecamera, perché facendo i vlog ci sta anche quella nel mio zaino. Come già detto, quando scegli di andare a una fiera devi informarti veramente bene, perché è importante informarsi sia sulla fiera, sul regolamento di quest'ultima e sul regolamento della gara, se vuoi fare anche la gara. Sul regolamento della fiera, per il fatto che se devi portare un accessorio, un'arma, devi essere sicuro che non vai a avere dei problemi quando arrivi all'ingresso, perché non è divertente arrivare lì e poi che non ti lasciano entrare con l'arma e te la sequestrano dopo che ci hai fatto tanto lavoro. Perciò ti consiglio di non portare armi in metallo o comunque che possono ledere alla persona. Farle in foam, farle in Worbla, farle in cartapesta, che sei sicuro che non fanno male a nessuno. E secondo, se ci vai in treno, controlla sempre che non ci siano scioperi, perché è importante non avere problemi prima di arrivare, perché magari tu hai già fatto il biglietto online e poi non puoi andare perché non c'è il treno. Un'altra cosa è il meteo. Il meteo è veramente importante, perciò portati sempre dietro comunque un ombrello, controlla le previsioni spesso, così da essere sicuro di come fa, perché il tempo è mutevole. E come ho detto già prima, controlla se esistono i camerini e quelle cose lì che sono davvero molto molto importanti. Altro da dire sulle fiere, mettiti d'accordo con chi vuoi andare, se hai qualche amico o qualcuno con cui trovarti, perché è sempre importante essere almeno insieme a qualcuno, perché non si sa mai che potresti sentirti poco bene, o comunque almeno se così i tuoi genitori sapranno che sei insieme a qualcuno. E questo è tutto, spero che il video ti sia piaciuto o ti sia stato utile. Se hai qualche domanda scrivimela pure nei commenti, lascia un bel like, iscriverti se non lo sei già e alla prossima, bye bye!